anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare, guardate, questi semplicissimi manici che non slabbrano. Quindi possiamo realizzare i manici di qualsiasi misura e poi vedete i manici restano praticamente della misura che abbiamo ideato. All'estremità basterà aggiungere degli anelli. Io avevo questo tipo di anelli, ma ovviamente potete aggiungere qualsiasi anello voi abbiate a disposizione. Per questo tipo di manici vi metterò nel box informazioni anche la borsa che ho realizzato, la borsa Speranza, dove ho abbinato questi manici, ma potete ovviamente abbinarli a qualsiasi borsa voi andiate a realizzare. Potete farla sia come tracolla, ho realizzato anche un video dove vi metto una fibbia per farla più lunga, quindi allungarla e accorciarla a vostro piacimento, o semplicemente in questa maniera qui per renderlo un semplice manico di circa 60-70 cm. Ovviamente poi in base alle catenelle che mettete su realizzate la vostra misura. Vi ricordo che sul mio canale trovate tanti video, i video sono gratuiti, e per far sì che il mio canale cresca sempre di più è indispensabile che voi condividiate i miei video, quindi vi ringrazio anticipatamente se condividete i miei video. Detto questo, andiamo a realizzare insieme il manico. Per iniziare il tutorial dobbiamo mettere su un numero di catenelle dei centimetri che desideriamo, la lunghezza dei manici. Quindi se io desidero un manico che sia di circa 60 cm, metto su 60 cm di catenelle. Io andrò avanti per un numero di catenelle come campione, quindi una ventina di catenelle. Ovviamente voi avvaletevi di 1 metro in base alla lunghezza desiderata. Realizzate le nostre catenelle. Adesso ci troviamo in questa maniera qui, entriamo subito in quella dopo, vedete, prendendo, vedete, la solina, questa qui esterna, e lavoriamo le nostre maglie basse. Quindi in ogni solina una maglia bassa. E completiamo ovviamente tutta la riga. Arrivati nell'ultima catenella, vedete, entriamo all'interno di questa catenella e realizziamo degli aumenti. Quindi una prima, entro di nuovo, guardate, una seconda, una terza e una quarta maglia bassa. Ovviamente gli aumenti dipenderanno anche dal nostro filato, quindi se avete un filato più spesso magari ne occorreranno solo 3 invece che 4. Adesso andiamo a proseguire, vedete, in ogni maglia corrispondente frontale, vedete, a queste altre maglie, quindi noi giriamo in tondo il nostro lavoro e andiamo a proseguire in questa maniera qui, lavorando sempre una maglia bassa in ogni punto. Quindi la lavorazione è veramente molto semplice anche per le principianti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi l'ultima maglia, e anche qui realizziamo degli aumenti. Realizziamo 1, 2 e 3 maglie basse, perché la prima della lavorazione è stata già realizzata. Adesso tagliamo una codina abbastanza lunga che passeremo ovviamente all'interno del manico affinché non slabbri. Quindi con un ago andiamo prima a chiudere, vedete, la lavorazione. Quindi io salto questo punto, entro, vedete, nel punto subito dopo e chiudo in questa maniera il punto. Adesso, affinché non slabbri, vedete, noi passiamo all'interno dei fori che si sono
creati al centro del nostro manico in questa maniera qui, in ogni foro. Senza tirare troppo il filo, ma neanche tenerlo troppo teso. Non saltate nessun foro, vedete, in questa maniera, e andate a proseguire. Quando arriviamo alla fine non facciamo altro che stendere leggermente in modo che non tiri, vedete, il manico non deve tirare, ma il filo all'interno deve essere, fate prima un pochino così, lo stendete bene e poi lo andiamo a nascondere all'interno della lavorazione, possiamo anche saldare, quindi e così fate per tutte le codine. Ovviamente vedete, poi al manico andate ad aggiungere degli anelli e li agganciate direttamente alla borsa. Ovviamente li potete anche cucire, mettere delle viti, insomma, che si vendono online, insomma potete usare tanti sistemi. Io vi ho fatto un campione proprio per farvi vedere, ovviamente in base alla vostra lunghezza decidete ovviamente il numero di catenelle. Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio sempre di seguire i miei video e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.